mio canale Luana Dolci Riflessi. Il tutorial di oggi è un portamonete carinissimo, molto carino e veloce da fare. Ho scelto come filato il Soft Lux Lilla con dell'Urex color argento, veramente molto bello e morbido. Io ho utilizzato un uncinetto più piccolino, un 5, proprio per rendere più stretto. Vi faccio vedere che comunque è abbastanza capiente. Ho fissato il fiocchetto con un filo, normalmente possiamo mettere come chiusura, non l'avevo disponibile, ma anche una chiusura piccolina con le automatici che si possono mettere laterali per renderlo chiuso, o per chi preferisce può anche metterlo qui centrale o mettere anche un bottoncino, insomma quello che noi preferiamo per la nostra creazione. Come misure che vi do subito sono di 13 centimetri per 11. È piccolino, ma possiamo variare in base al punto anche la grandezza del nostro portamonete. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il Soft Lux Lilla Argento. È un filato con il 77% di cotone, il 5% lana, il 13% acrilico, il 5% di fibra metallica, sono 50 grammi, 60 metri, consigliano i ferri dal 7 all'8, all'uncinetto dal 6 al 7. Un filato molto bello con questo lurex che al tatto non si percepisce. Uncinetto 5. Iniziamo il nostro progetto avviando 18 catenelle. Possiamo variare anche la misura del nostro portamonete se vogliamo farlo anche più grande o più piccolino. In questo caso ho avviato 18 catenelle. Allora per avviare la nostra riga, questa è la 18ª catenella. Adesso avvio una catenella laterale, una catenella di separazione, salto la 18ª e entro nella 17ª, per cui 1 2 3 4. Vado a lavorare subito una maglia bassa in questo modo. Una catenella, salto il punto sottostante, vado in quello successivo, maglia bassa, ancora catenella, salto il punto sottostante, vado in quello successivo, maglia bassa. Dobbiamo alternare questi due punti con la catenella e maglia bassa, saltando quella sottostante fino al termine della riga. Adesso che sono arrivata alla fine quasi della riga, come vedete vado a realizzare una catenella, salto quella sottostante e vado in quella successiva. Termino la riga con una maglia bassa. Ora catenella, giro il lavoro, catenella di nuovo, salto il punto sottostante e vado in quello successivo. Vado a lavorare le maglie basse dove c'è la catenella, per cui catenella ancora, salto il punto e vado in quello successivo. Vedete qui c'è la catenella e entro con l'uncinetto, facilissimo. Catenella, salto il punto sottostante e vado in quello successivo dove c'è la catenella. Proseguo fino al termine della riga. Adesso che sono a fine della riga vado a realizzare, già realizzata la catenella, si chiude sempre con una maglia bassa e abbiamo concluso. Si ripete tutto da capo, per cui prendo l'uncinetto e prendo il filo, catenella, giro il lavoro, catenella di separazione, salto il primo punto e vado in quello successivo dove c'è la catenella, sempre uguale, qui questo si ripete fino ad arrivare all'altezza che ci interessa. Vedete qui c'è la catenella e vado a lavorare dove c'è la catenella, qui catenella, punto l'uncinetto dove c'è la catenella, proseguo. Allora ho terminato, adesso vi dico quanto mi sono prolungata, vi do subito le misure. 28 centimetri per 12. Adesso andiamo a fare un bordino.
realizzo una catenella e vado a lavorare ogni punto una maglia bassa in questo modo. Ovviamente ogni riga lavoriamo una maglia bassa. Andiamo proprio a rifinire. Quando arriviamo all'angolo dobbiamo fare l'ultima maglia, una catenella, e poi giriamo il lavoro dall'angolo opposto. Arrivata all'angolo, ho lavorato l'ultima maglia della riga, realizzo una catenella per l'angolo e dalla riga, nascondendo il filo questo dietro, vado a lavorare l'altra maglia, per cui adesso lavoro ogni maglia sempre col punto basso. Quando arriviamo all'angolo dobbiamo semplicemente lavorare una maglia, catenella, e la maglia dall'altro lato, così non possiamo sbagliare. Adesso andiamo a rifinire il tutto. Adesso che siamo sull'angolo proprio di chiusura, ho fatto la catenella che vado a chiudere alla prima maglia che abbiamo realizzato, la faccio passare in questo modo, realizzo una catenella, tiro il filo e con l'ago vado a passarlo dietro. Adesso che abbiamo terminato, andiamo poi a realizzare le nostre cuciture dopo. Adesso realizziamo il fiocchetto. Prendiamo il filo, vado a realizzare un cerchio magico, prendo il filo e realizzo una catenella, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Adesso andiamo a realizzare 6 triple maglie alte. Tripla maglia alta, qui prendiamo 1, 2 e 3 sull'uncinetto, entro dentro l'archetto, prendo il filo, passo su 2 asoline, su 2 asoline, su 2 asoline e vado a chiudere. Vi faccio vedere di nuovo: 3 volte il filo sull'uncinetto, entro dentro al cerchio, passo su 2, su 2, su 2 asoline e vado a chiudere. Ne vado a realizzare 6 totali. Realizzate le triple maglie altissime, vado a realizzare 5 catenelle, maglia bassissima e di nuovo 5 catenelle. Adesso di nuovo le 6 maglie triple maglie altissime, ne realizzo sempre 6. Adesso vado a realizzare 5 catenelle e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Adesso che ho tirato bene il filo dietro, con il filo qui che andiamo a tagliare, tagliamo un pochino di filo e lo vado a passare proprio al centro del nostro fiocco. In base a quanto lo vogliamo, insomma, che sia. Questo lo lasciamo dietro in maniera che possiamo farci il nodo.
andiamo indietro, ci andiamo a realizzare un bellissimo nodo. Lo vado a passare sotto in maniera di fissarlo e ci realizzo un nodo. E il nostro fiocco è pronto. Allora, adesso che il nostro fiocco è pronto, dobbiamo cucire. Possiamo realizzarlo più piccolino, più grande, insomma, come ci piace. Io decido di chiuderlo a 10 centimetri. Prendo il filo, lo vado a chiudere con l'uncinetto, punto su punto, oppure potete chiuderlo con l'ago. Possiamo anche foderare l'interno se preferite, io in questo caso non serve, mi sono agganciata dentro con il filo, vado a prendere le costine interne, questa e questa, e faccio passare con una maglia bassissima, in questo modo, senza tirare il filo, prendendo sempre quelle interne. Fino al termine e vado a cucire anche dalla parte opposta. Il tutorial è terminato, ho fissato il fiocchetto semplicemente con un pochino di filo, niente di particolare. Potete mettere degli automatici qui, come chiusura potete decidere voi, insomma non c'è nessun problema per quanto riguarda la chiusura. Io non l'avevo disponibile, ma possiamo quelli a calamita, insomma possiamo mettere quello che preferiamo. Anche la misura può variare in base all'inizio del punto che decidiamo di avviare, ma possiamo anche scegliere un acrilico anche come abeglia, come filato, se ci piace, metterlo anche a due capi, realizzarlo anche con un cordino. Questo poi dipende da quanto lo vogliamo diciamo più resistente. Io preferisco, ecco, che sia morbido, mi piace, ma voi insomma potete decidere di renderlo leggermente più, diciamo, rigido con un cordino. Allora, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Potete seguirmi anche su Instagram, sempre Luana Dolci Riflessi, e anche sul mio gruppo. Allora io vi aspetto e ci vediamo ai prossimi tutorial.